Atterraggio alle Azzorre, bella strada del cacchio. Aeroporto di Terceira, si vola per São Jorge, la seconda isola che vedrò, o meglio la prima. Qua a Terceira ci sono stato solo per dormire la prima notte. Si vola a São Jorge. Benvenuti ufficialmente alle Azzorre, siamo a São Jorge. In realtà questo sarebbe il giorno numero 2 perché sono arrivato ieri sera a Terceira e poi ho dormito lì e mi sono trasferito qua questa mattina. Allora, come prima cosa da vedere qui a São Jorge, nella città di Velas, andrò a vedere il Miraduro, quella collinetta da cui si vedrà il panorama delle altre isole. Quella è l'isola di Pico. Incomincia la salita. Hola, the church. Chiusa ovviamente. Che ventos! Oh, anche un fiore. Campo da calcios e mare. Wow, sembrava un laghetto. Neanche sapevo che c'era sta strada e merita un casino. Siamo arrivati alla torre. Ma questa è una vasca da bagno? In realtà ci sarebbero altri percorsi, non lo so, adesso vediamo. Comunque siamo al top. Anche se fa un freddo cane andiamo a vedere la zona balneare. Ma non c'è nessuno. Chissà come mai. Queste sembrano rocce laviche. Non ci sarà mica stata un'eruzione pure qua? Questa è una specie di piscina, non proprio naturale, oh sì. Tipiche strade azzorresi. Camminiamo per le tipiche strade delle Azzorre, a Velas. E qui abbiamo una tipicissima chiesa. Sembra che ce l'ha messa. E la chiesa è chiusa, fa anche rima. E questi sono i giardini della Repubblica, diciamo l'unica attrazione della città quasi. Ma wow, sta piazza! Non sono male, dai, con la pagodina. No, ma come sono avanti qua? Internet gratuito e acqua gratis. Saperlo non la compravos. E qui los uccellinos. Praticamente sono l'unico turista. Questa strada è spettacolare, addobbata benissimo, molto meglio che Milano. Vale diciamo tutta la città sta strada, vale la visita alla città. Carrellino spettacolo, la città deserta proprio, strano, ma addobbato benissimo sto posto, cioè spettacolo. La moto, tipico murales, sì, voglio dire portoghese, già visto in altre città del Portogallo, compresa Madeiras. Vogliamo parlare dell'aereo? No, ma quanti addobbi paura hanno messo, cacchio, bellissimo. E alla fine ti porto al porto. E qua è dove prenderò la nave domani sera. L'unica pecca di sto posto, diciamo che è la spiaggia, diciamola così. Però, panorama power, casa da ristrutturare. La chiesa, cioè, ma il municipio è spettacolare. Il municipio più colorato del mondo. A parte il fatto che ti devi far stirare per fare la foto perché è in mezzo alla strada ti devi mettere, ma stupendo. Se non ci fosse un vento mostruoso non sarebbe male sto posto. Sarebbe anche carino sto lungomare se non fosse in salita e non ci fosse un vento paura. Comunque non c'è veramente un cane in giro. Zero turisti. Va bene che è fuori stagione, però a tutto c'è un limite. Proprio zero turisti. Come piace a me. Wow, quella roccia. Palco dos pescadores. Quindi qua si esibiscono i pescatori quando prendono i pesci, con la super gru per metterci lo squalo. Ci sono anche dei banchettini, vuol dire che quando c'è un po' di gente sono attrezzati. E qui l'arco naturale. E questo direi che è lo scorcio migliore. Se faccio qualche non sono contento.
mare. Questo centro di Saude Velas, Palazzo Giallo, il Palazzo Rosa, non male Velas, eh? Secondo giorno alle Azzorre, ecco il panorama di Velas, wow! Ok, giorno numero 2 si fa il trekking a Serra do Topo fino a Santo Cristo e un altro posto che vi dico dopo. Il tempo non è dei migliori, fa freschino, però almeno per ora non piove. Che venticello, non so se si sentirà bene. Percorso carino, dovrebbe essere anche un po' in discesa. Si parte da Serra do Topos, si va alla caldera di Santo Cristo, Santa Cruz e poi Falla dos Cubres. Dovrebbe essere molto bello nonostante il tempo. Che panorama! Per fortuna la strada che devo fare è coperta dal vento con queste piante. L'hanno progettata bene. Con quei spettacoli in questo periodo dell'anno non c'è veramente nessuno. Già di solito fai fatica a trovare gente nei trekking, ma qui non li trovi neanche in città. È la mia vacanza ideale, la mia. Se riuscirò volerò anche col drone. Ieri ho fatto un volettino ma è stato un mezzo disastro per il troppo vento. La Sacra Grottas. È un rifugio tipo. Oh no, non riesco a fermarmi. Cazzo, sono volato veramente. E mi sono anche sporcato. Mannaggia. Gli unici pantaloni buoni che avevo. Mannaggia. Oh. Per fare lo scemo mi sono sporcato. È un po' un rischio, ma drone time. Speriamo in bene. Si vola. Bene, drone portato a casa. Sto cadendo ancora. Riprese così perché il tempo non è dei migliori. Vedremo in post produzione. Si comincia per questo bellissimo percorso. Cunicoli naturali, wow! Que passaggios. Oh, qui ci volo come al solito. Perché non bisognerebbe tenere il telefono in mano mentre si cammina, se no come faccio a fare le foto? Oh no, anche qui non riesco a fermarmi. Il volo dell'Angelos. Wow. Mucho bellos. E beh. Maestro panoramas. Spettacolo. Ricominciamo nella selva oscura. Nel mezzo del cammin di mio trekking. Mi ritrovai in una selva oscura dove la stabilizzazione è sta smarritas. Tra l'altro ci sono delle cacche giganti che non penso siano pecore ma mucche. Come fanno a passare in queste strade? Ma qui si scende sempre di più. Ma dove si andrà? Ehi, la natura aumenta qua, eh? Che paesaggi. Oh, che serras. Stiamo arrivando alla Cascatas. Che strano alberello rotto. Di là, sole e nebbia. Di qua si va alla caldera di Santa Cruz. Quel mazzolin di fiori che viene dalla campagna. Quel mazzolin di fiori che viene dalla campagna. Lo sapete che molte donne vengono qua alla ricerca del principe azzurro? Battuta. Ed ecco là sopra i responsabili di quelle cagatine. C'è anche una pecorella. Quella che mi guarda? Non so se si vede la pecorellina, ma è molto carina. Come le mucches. Ma c'è bella strada. Ma dove sta la Cascatas? Non so se ci si arriva da qua. La selvas oscuras. Ma non sarà quella la cascatigna? No dai, è troppo piccola. Carine queste piante. Lo panoramas. E poi all'improvviso trovi dei somarelli. Oh oh. Che cosa vuole? Non è che mi attacchi, vero? Ciao. Merita carezza. Si fanno accarezzare, che bravi. Ok,
credo che siamo arrivati in prossimità della cascata. Cascata e l'acqua, vediamo subito. O forse no. Non lo so. C'è nessuno? Questa è una casa segretas. Oh, las casas secretas. Buenos días. Obrigado. E c'è anche una strada. E non so dove si va. Carino qua per abitare. Altra visuale della casettas. Drone time. Drone portato a casa con successo. Che cunicolo naturale, wow! La natura incontaminata. Sono questi i trekking che piacciono a me, anzi gli hiking, come si dice ora, biking. Non c'è nessuno, tranquillo, non piove per ora. E panorami power ovviamente. Ma qui vendono quella casa lì, un po' scomodina per arrivarci, Secondo me Just Eat qua non ci arriva, così a naso. Ma qui i numeri aumentano, non dovrebbero diminuire man mano che vai avanti. C'è qualcosa che non va. Eppure il percorso è giusto. Mira il cratere, che dovrebbe essere quello. Oh, ma che belle stradine, ma se scivoli a destra finisci di sotto. E quei panoramas. Oh, bellissimo. Punto panoramico. Poco vento pure. Ma c'è una bellissima chiesa in lontananza. Wow. Ma vogliamo parlare di questa specie di pianta che fa da coperchio? Spettacolare! Non una ma ben due! Wow! A volte bisogna anche girarsi indietro per vedere il bel panorama. E siamo arrivati alla prima meta, Falla del Nord, Falla de Caldera de Santo Cristo. Molto famoso. Non toccare Bacches, c'è scritto. Credo. Non so dove era andato, ma è uscito il sole, ma belle mucchine ci sono. Però devo dire che dall'alto, anzi dal basso, non è un granché questa caldera, si vede meglio dall'alto. Oh no, lo tsunami! Devono lavorare un po' sulle spiagge, Sembra un piccolo villaggio, praticamente di qua no, ma si gira di qua, con case in vendita. Spettacolos. Certo che i portoghesi ci sanno proprio fare con gli insediamenti, Poi mi leggerò la storia meglio, che non me la ricordo delle Zorre, se c'era qualcuno prima e li hanno mandati via, come fanno di solito i conquistadores. Chi lo sa. Un percorso turistico facilissimo. Los Oceanos, che bellos. Questo laghetto sarà mica questa la Falla di Santo Cristo? Non credo. Las chiesas chiusas ovviamente. Oltre alla bellissima chiesa, qui c'è un laghetto. Se non vuole fare il bagno, vieni qua, pum, e si fa il bagnetto. Praticamente di là c'è la caldera, il cratere. Adesso ci andiamo. Questa è lava. Questo sostanzialmente è tutto il paese vicino alla chiesa. Essendo queste strade troppo piccole per le macchine, la gente usa i quad, come sono inventivi. E questa è la caldera del Sao Cristos. Diciamo nulla di che, però trekking carino. In qualsiasi momento lo vulcanos potrebbe risvegliarsi ed eruttare volgarmente da quel buco là dove ora c'è l'acqua placida. Le onde che si infrangono sulla spiaggia fanno una sorta di quasi nebbia mistica in questo villaggio molto particolare. Caldera. Oh.
E ancora una volta drone time. Speriamo in bene. Ehi, ma il drone mi vuole venire addosso, aiuto! Mi puntas! Matrix! Bene, dopo una sostina adesso andiamo a Fayal de Corubres, l'ultima tappa di oggi. Ho un brutto presentimento, mi sa che mi tocca tornare indietro perché di qua non c'è lo spassaggio. A meno che riesco a passare qua, ma la vedo duras. Porco cane. Dai, di nuovo la chiesa e delle bellissime casette sembra un box con portoni colorati. Giuro che è l'ultima inquadratura di questo bellissimo lago. Ma dove siamo qui? In Tibet? Bello. Casa un filino da ristrutturare. Paesino carino comunque. E se vi interessa, se vende questo bellissimo rudere, un filino da aggiustare, ma se vende. Quello sarebbe un bar-ristorante ma è chiuso, mi sa che è aperto solo in alta stagione. Praticamente ho fatto 5 km, ne devo fare ancora 4. Si va a Fayal de Corubres. Questo è il mezzo di trasporto tipico, il quad. E poi finisce qua come si chiama? La muraglia. E si va, secondo me a sinistra. C'è la pecora. Vi ricordate quando ho detto basta video de los laghettos? Mentivos, perché qui c'è un posto bellissimo, pontile, che se uno va arriva, boom, si butta e nuota. Ho visto che ci sono anche delle canoe, zattere. Bene, fine del Corubres, adesso si va nell'altra zona. Rettifico, ho detto Corubres, fine del Los Cristos. 2 caprette e un gattino, stanno tranquillamente insieme. Come fa la pipì? Rotta per Corubres. La strada è molto bella da fare, oserei dire pittoresca, nel senso che se viene un pittore la dipinge. E se mi girassi a destra, tada, ancora lui, Los Crateres. Passerotto, non andare via. Oh, che strada, muy bonito. C'è una macchinina con sopra un mannale, speriamo non sia feroce. A sinistra o a destra? Anche questo è da ristrutturare. Ehi, ma qui inizia la salita. Sei home, neanche un turista. Wow, carino. Attenzione alla selva oscura. È cambiato il paesaggio. Ehi, ma c'è una specie di processione là in fondo. Cacchio, tra poco la incrocio. Ecco la processione. Dove vanno? Qui praticamente è il più bello dell'isola, Fayal de Bello. Strano, tutto rossino, bella speranza. Strano sto posto, veramente. Molto particolare sto posto, tutto vuoto ma particolare. Oh. E qui cosa c'è? Kwanzaa? Che cos'è? Vediamo cosa c'è di qua, il mare.
no, la salita. Queste assomigliano alle potentissime terrazze del Miso in Cina, più o meno, dove fanno il vigneto. Questa anch'essa, il mare, la terra rossa, qui si può giocare a tennis, la foresta di bambù, ma non manca niente in quest'isola. Magari ci hanno girato anche qualche scena di Kung Fu Panda. Chissà quelli della processione da dove arrivavano. Vedo un po' di tracce qua, magari sono passati di qua, anche perché in macchina non si arriva lì. Però ChatGPT aveva detto che la strada era in pianos, sali, scendi. Ma chi ha progettato sta strada? E vai che si arriva al panorama. Oh, che bella! E quella la Faia du Cubres, piccolina, così. Ponte per la gente, sotto per i quad. Strana questa divisione. Andiamo sopra. O magari quando piove può essere un problema per star di là, perché c'è l'acqua. Infatti, sì. Mira. Oh, e qui? Los panoramas. Ma quello è Passerottido. Non avere paura. Altra selva oscura. E beh, che panorama. Lì ci sono tutte le macchine di quelli che sono andate a fare las processiones. Certo che è lunghetta la strada, eh? Domani facciamo una giornata tranqui. Una macchina incredibile. Allora esiste gente qua in questo posto. Oh, eccomi, praticamente ho fatto quasi 10 km, cacchio. Wow. E poi esci dal bagno e ti trovi Los Pollos Hermanos. Vabbè, qui il concetto di spiaggia è un po' da rivedere, però carino, d'estate puoi fare il bagnetto, se le onde non ti portano via, si intende. Ma qui hanno tagliato le piante. Faia do Cubres. Oh, e qui c'è il percorso. Praticamente si sale, si fa il giro, si vede un po' di roba. Ma si può andare? Boh. C'è una specie di percorso tra le rocce. Che di qua porta al Mars. E di qua alla Fallas. Un panorama che mi ricorda un po' d'Irlandas, más o menos. Che giros. Non so se è ufficialmente corretto, ma stiamo vedendo tutto dall'alto. The Final Drone Time. Che dite? Ci facciamo anche un giretto a piedi dopo averlo visto col drone? Dai, un pezzettino. Visto che siamo arrivati a fine giornata, piccolo resoconto. Allora, nel complesso questo giro da dopo Christos e Cubres non è male, anzi è molto carino. L'unica cosa è che purtroppo i mezzi non ci arrivano, si fa fatica, quindi ho dovuto prendere un passaggio a pagamento. E beh, merita sicuramente anche la passeggiata. Il Sacro Ponte. Anche qua una volta un vulcano ha fatto una piccola eruzioncina, direi, è un cratere. Speriamo non si risvegli proprio ora. Ma che percorsi che hanno fatto. Secondo me da vedere questo è anche meglio dell'altro. Non vorrei sminuire quell'altro
più grande e famosa, ma questa sembrano quegli stagni dove ci sono le rane, se non fosse acqua di mare. Altro ponte che te lo regalo, ma questo è un trullo azzorrese. Cosa ci fa qua? Strano, che cosa c'è dentro? Non cadi niente, almeno la finestras. Oh, ultimo scorcio e ce ne andiamo, dai. Bella, rovine rovinate, e non poteva non mancare la chiesa. E siamo tornati in città. Adesso si prende la nave per andare a Fayal, la prossima isola che domani visiteremo, la porta del mare. E adesso andiamo a prendere la barchetta, cioè adesso, tra più di un'ora.